Benvenuti o bentornati qui su Black & Wire. Oggi andiamo a realizzare finalmente una pallina con il filo di metallo. Se ancora non mi conosci, piacere, sono Giorgia, lavoro lastre e fili di metallo da molti anni e su questo canale condivido tutorial e consigli sulla tecnica wire e sulla saldatura, quindi iscriviti se ancora non l'hai fatto per non perderti i prossimi video. Come anticipato, questo video è davvero, secondo me, molto interessante perché semplicemente con del filo andiamo a realizzare una piccola sfera che può essere utilizzata come decorazione natalizia, visto che siamo nel periodo, ma ovviamente è una decorazione che possiamo applicare a tantissime delle nostre creazioni perché è un supporto, un elemento importante per degli orecchini oppure una collana, oppure se ne facciamo diversi tutti insieme, tutti collegati fra loro, possiamo anche realizzare un bracciale, quindi è un elemento che secondo me può essere utilizzato in tantissimi modi. Io andrò a utilizzare il lottone, quindi è un metallo un po' duro, è una lavorazione in cui fanno anche un po' male le dita, quindi se non ti senti sicuro o sicuro mettiti dei guanti, oppure semplicemente fai a mani nude, però consapevole del fatto che il filo di metallo dopo un po' dà noia ai polpastrelli. Andiamo a vedere i materiali necessari, che sono davvero pochissimi, e poi iniziamo con la nostra sfera. Per fare la nostra pallina abbiamo bisogno soltanto del nostro mitico trio pinze tonde, pinze piane e tronchesi, e il filo io in questo caso lo andrò a utilizzare di ottone da 0,5. Se vuoi utilizzare il rame puoi utilizzare anche quello da 0,6, essendo un po' più morbido, mentre per l'argento ti consiglio di utilizzare sempre lo 0,5 oppure anche lo 0,4, ma magari vai a utilizzare una lunghezza di filo maggiore. Ho tagliato il filo a 1,20 m, adesso lasciando circa una decina di centimetri liberi da un'estremità inizio la lavorazione. Inizio semplicemente con un cerchietto in questo modo, non devo assolutamente essere precisa, poi ti darò tutte le indicazioni per fare una sfera il più possibile tonda. Una volta che ho fatto qualche cerchietto in questo modo, quindi una spirale diciamo, vado a passare il filo nel piano opposto. Aiuto con le mani. Se ti fanno male le dita, perché è normale, io ormai ho i calli o comunque ci sono abituata, puoi fare questa lavorazione con i guanti. Io non li uso perché preferisco sentire bene il metallo, perché riesco a regolarmi meglio, anche se ovviamente fa un po' male. A questo punto abbiamo questa specie di pallina, cerchiamo di farla il più possibile tonda, quindi vado a fare anche gli avvolgimenti così dalla parte opposta. Vedi, prima ho fatto gli avvolgimenti orizzontali, adesso li faccio di nuovo verticali. Quindi come prima cosa si fa una spirale per avere un dischetto iniziale e poi si fanno questi avvolgimenti. Ok, possiamo iniziare. Una volta creato questo nucleo si può iniziare la lavorazione. Tutto quello che andrò a fare adesso sarà semplicemente aumentare il volume della mia sfera, ovviamente con dei piccoli cerchietti come questo. Faccio un cerchietto, lo posiziono, oppure degli avvolgimenti come quelli che abbiamo fatto finora e così via, e devono essere alternati al fissaggio, quindi prendo l'estremità del filo, non questa corta, quella lunga che sto lavorando, e la passo al centro della sfera in modo tale da fissare appunto la mia lavorazione. Non c'è uno schema definito come puoi immaginare, ma il suggerimento che ti voglio dare è quello di posizionare le decorazioni in modo tale da formare la sfera. Quindi purtroppo ci capita di concentrarci su un solo punto e continuare la lavorazione a caso, invece dobbiamo spesso fermarci, guardare la pallina
da più punti di vista, vedere dove possiamo riempire con il filo la nostra sfera per farla più precisa e poi andare a lavorare. Prendo le pinze piane per aiutarmi quando necessario per far passare meglio il filo. E proseguo. Come vedi qua c'è un vuoto, lo vado a riempire con dei cerchietti, aggiungendo filo. Attenzione a non fare tanti avvolgimenti di seguito perché si crea troppo vuoto e quindi difficilmente verrà più precisa. Di non fare troppi avvolgimenti, 2-3 massimo per volta, anche uno solo, già inizia a vedersi la sfera. Quindi proseguo per ingrandirla. Io utilizzerò tutto il filo, ovviamente se vuoi una sfera più grande dovrai aggiungere più centimetri al filo. Ok, quando sono verso la fine, quindi mancano pochi centimetri alla fine dei miei fili, vado a considerare dove andrò a fare la chiusura. Io adesso ti mostrerò una pallina con un'estremità, dove in un'estremità ci sarà una solina e nell'altra invece la chiusura. Poi ovviamente sarai tu a decidere se in tutte e due le estremità vuoi le asoline oppure anche la chiusura. Vado a allineare i fili. Ora a me non servirebbe perché in una delle due parti andrò a fare una chiusura, però te lo mostro nel caso in cui tu volessi fare due asoline, quindi simmetriche. Ecco, vado a cercare il punto dove credo possa uscire bene il filo, quindi in questo caso li ho allineati. Ora, se vuoi fare le asoline, allora basta prendere le punte tonde, pinza punta tonda. Visto che il filo è sottile da 0,5 vado a fare questo, ovviamente l'inizio è sempre lo stesso per la solina, vado a creare un angolino di 90 gradi, poi faccio il cerchio, però il filo è sottile quindi ne faccio 2 di cerchi, così. Ok, così. E adesso vado a chiudere, semplicemente mi aiuto con le pinze tonde e faccio 2 avvolgimenti. Qui dall'altra parte vado semplicemente a piegare il filo così e vado a chiuderlo all'interno, ovviamente appoggiandomi a uno dei fili già messi, che lo chiudo verso l'interno a uncino, diciamo. Ok, ed ecco la mia pallina. Ovviamente, come ti dicevo, puoi fare la solina su entrambi i lati, magari poi li puoi collegare insieme e fare un bracciale o una decorazione come più preferisci. Lasciando una sola chiusura hai anche una specie di chiodino
con questa decorazione, quindi può essere utilizzata anche magari inserendo una pietra o alcune pietre piccole e poi lo chiudi ed ecco un elemento molto carino per degli orecchini. Quindi io ho anche queste due da chiudere, adesso deciderò come. Importante che questo tutorial ti sia piaciuto, fammi sapere se ovviamente riproverai a creare questa sfera. Taggami su Instagram a questo account così vedrò la tua creazione. Mi raccomando, taggami nelle storie perché i tag sui post a quanto pare Instagram ha deciso di non farmeli vedere. Comunque, lascia un mi piace, iscriviti al canale se ancora non l'hai fatto e noi ci vediamo venerdì prossimo alle 14 con un nuovo video. Ciao!